Già quattro tradizioni durante l'anno, quattro tradizioni, beh, qui ha la rauna, perché è una bella tradizione, perché già tra famiglie che si aiutava e ci prestava le bestie, e là andava, irava a sto campo, dopo una bella tradizione già era qui del Marendì. Mangiava poi da Brustoia, vin crinto, beveva il vin crinto sul Moraro, e tagliava qualche sorpresa in vestia. E è già una bellissima tradizione qui. E andiamo avanti magari un po' di arando sto campo. No? Sua cane invece, la cane era lo spettacolo che la cane era sul momento che travasava il vino. E già era un momento bello, bellissimo. E si aiutava e ora andava torre la uva sulla piantata e dopo gli portava a casa o col cavallo o con le vacche, portava a casa e vendevava quei cesti, io portavo a casa e mettevo dentro il tinasso, uno di dentro e con i piedi e fogliava, in modo da stuccare tutto, in modo da stuccare la uva che veniva fuori dal sacco. E dopo gli lasciava un periodo, e allora il boia, crescia, e dopo ora io tirava fuori e io mettia per mostrare le botte. Mi mostrava le botte, dopo io tirava fuori e mettevo dentro il tinasso. So che periodo quando che travasava, qui che c'era attorno alle casa, che c'è sempre, perché spesso le famiglie avevano un porteo che confinava tra una casa e che altra, per aiutarsi per andare a fare il figlio. E io cercavo di dire, ciao io, di sentire che se che ho fatto, e ora cercava di dire, mentre che altri si trio tra l'uomo e la femmina, che c'è la femmina che con il seccio, quello si chiama seccio, la che dia all'uomo in mano, e lo metteva sopra la botte e sopra che c'è la lora, che il recipiente ha in lamiera, con l'imbuto, metteva il vino e impianava le botte. Sotto cane aveva che c'è tre botte, il tinasso, la sottospina c'è qui per ciappare il vino, poi dopo trarla dentro le botte. De fianco sospiro che c'è un sordo che scampa, sopra che c'è andato con le casate, perché una volta le sue famiglie figlie casate, una sorpresa sulla stanga, di fianco c'è il mastero perché dopo fatto il vino, di fianco alla graspia. La graspia gli faceva quelle sarpe del torcio, gli metti dentro acqua e sarpe e dopo gli metti dentro una fassina di visea con un blocco e veniva fuori la graspia, si chiamava graspia. La Trebbia è una delle più belle scene di Indistà, insomma, che di sta. C'è un gran mucchio sua corte, che si chiamava Mea. Là c'è una gran tradizione perché quando arrivava la Trebbia c'era delle feste enormi e c'era di contadini attorno chi che andava solo a tagliare faglie o magari si arrangiava da sui ma. Mi per esempio sulla Trebbia ho messo uno che sa di uno solo, mancanza di gente, con un cortellino piccolo e si tagliava le faglie e metteva dentro. E là veniva fuori la paglia davanti, da Dio via fuori il frumento, allora da Dio c'era la misura che ciappava il frumento, c'era di 80 kg, la misura per ciappare in ferro, li metteva sui sacchi, dopo sui sacchi portava sul granaro. La paglia invece gli portava sul pagliaro, che pagliaro c'era un paio impiantato, altro 10-12 metri, e dopo faceva una specie di cerchio e andava su con questa paglia di fare come un pero alto 10-12 metri. E ora qui era per fare dentro le bestie.
Questo è il contratto della vacca. Il contratto c'è una roba anche da ridere, perché a che tempi non ti ridi, ma vedendo adesso, sentendo le scene come una volta, c'è da ridere. E ora c'era il contadino, chiamava il Sensaro sarebbe il mediatore, diceva che è una bestia da vendere, è una bestia del primo fare, e la vuoi ingrassare perché non resta piena. E ora il Sensaro va in casa, che dà una occhiata, e allora che dice ai contadini, quanto è che tu dici pagare per te? Allora dice ai contadini, ma vuoi informare? Bisogna che te mi dici mezzo scudo. Va bene, adesso mi avevo tombo, vuoi avvicinare il negoziante, perché Tombo è proprio il centro di negozianti avesti. Fatto sta che arriva questo negoziante, questo mediatore, che era un mediatore qua in Campagna Alta, che era Arduino Dosso, Stocco Arduino, la porta a fare questo contratto e guarda sta bestia, quanti schede ci pare? E bisogna che ci passi mezzo scudo, dice mio nonno. No, no, ho detto non va mezzo scudo, no. E allora il mediatore viene qua, lei che combiniamo, quanto femo? No, ma mi non vendo, se non c'è mezzo scudo non vendo, vieni qua. Guarda che qui è una bestia, dire, negoziante di va che qui è da 4,80. Quando sta che altro voi 5 e il negoziante va via. E il mediatore con il dopo il negoziante, vieni qua, dai che combiniamo. Dice, io tanti schei, questo qui, io il canto anche su altri posti, no, no, vieni qua che combiniamo, qui è una bestia buona. E ho fatto dopo, magari mezz'ora o che si battia questo e quello che trattavo, dopo che ho combinato. Ho detto fatto, combinato e contratto che il tornato avete. Non te che mia mancia. Mi girava che guardava qua vacca in mano. E allora i negozianti, c'era un negoziante grande automo che c'era sempre, lui che veniva, e c'era un paccio di menda. E allora sì, lui vuoi bene anche i torati. E avete idea 50 schei, 40-50 schei.